Ragazzi, guardate qua. Lo so, mi state invidiando, lo so. Alla salute vostra. Mamma mia. Mi sacrifico per voi. Spettacolare. Andrete al settimo cielo. Sacrifico. Andate voi, fate sta ricetta, sbrigatevi. Questa è musica, ragazzi. E niente, buon appetito e ti ho fame. Ciao. Oggi ho voglia di una bella ricetta di quelle belle saporite, come si mangiano a Roma. Guardate qua che c'ho. Guardate che è. Pecorino. Pecorino romano, già sta a sudare perché qua a parte fa caldo, ma comunque suda di suo. Un bel pecorino, pepe che lo andremo a macinare e spaghetti, sempre quelli trafilati in bronzo. Uso questi perché sono eccezionali. Ragazzi, che dobbiamo dire? Abbiamo anche l'olio, useremo anche l'olio. Voi direte l'olio. Questa mia ricetta utilizziamo un goccino di olio. Questo è olio buono, quindi fa sempre bene, insomma. Quindi andiamo a fare la ricetta. Inizieremo a macinare il pepe, perché io uso il mortaio. Voi potete utilizzare quello, insomma, quello che ho io qua, il macina pepe, però mi raccomando, pepe non già macinato, cioè il pepe da macinare al momento, è una cosa importante. Quindi andiamo a fare, va. Ok ragazzi, ci siamo. Questo è il nostro pepe. Questo è abbastanza, però lo andrò a macinare. Poi ripeto, ci sono vari modi, c'è sta il macinino, cioè potete mettere questo pepe in grani dentro a una sacca, sai, la plastica, quella per congelare il cibo, e lo sbattete col martello. Quindi ci sono vari modi. Adesso andremo a fare il modo classico col mortaio. Eccoci qua, vedete. Così già si sprigiona la fragranza, l'aroma, non l'aroma, l'aroma. Andiamo a farlo abbastanza in maniera grossolana, come si dice, senza lasciare troppi. Non è un filetto a pepe verde che c'hai proprio i granelli, devi sentire i granelli, insomma non si devono sentire così grandi, però in bocca si deve sentire il pepe, secondo me. Ok, ci siamo ragazzi. Quindi abbiamo macinato in questo modo, guardate come è macinato, così deve essere macinato, un goccino, non troppo, così, perché ci servirà a far fare una specie di tostatura al nostro pepe, così, un altro po', non tutto quello che ho macinato perché naturalmente ci vuole nella ricetta, ma non bisogna esagerare, tanto poi ce lo metteremo anche dopo. E dobbiamo in questo modo far praticamente tostare, far uscire tutti i sentori dal pepe senza bruciarlo naturalmente. Diciamo che ci sono vari modi. Io delle volte faccio anche il modo quello classico, che prendi una bowl classica, la prendi, ci metti acqua, pecorino, pepe e fa una specie di salsetta, una specie di cremetta, e quello è modo a freddo, diciamo, che va benissimo, non è che non c'è problemi. Ci sono vari modi, ci sono vari, come in ogni piatto. Poi questo, insomma, con la cucina romana sempre vari pensieri, no? Scuole di pensiero, quindi io faccio anche quello, ma questo l'ho sperimentato e mi è piaciuto, quindi tengo questo. Vedi? Adesso si sta scaldando bene, tira su un bel odore, non friggere, deve tostare, è una specie di tostatura. Tanto un po' d'olio, poi gli dà pure un po' di profumo al piatto, quindi non fa niente, perché tanti non lo usano, ci può stare, io lo prendo, insomma, ognuno, come ripeto sempre, fa come gli pare, insomma. Ok, qua ci siamo quasi, la pasta adesso la giriamo, questa insomma c'è ancora un po'. Ok ragazzi, qua ci siamo, guardate un po', voi non lo potete sentire, ma veramente è tutto sprigionato i suoi sentori, il pepe, quindi va bene così. Togliamo assolutamente perché non vogliamo che si bruci. Nel frattempo, con una bella grattugia a mano, mi raccomando, andiamo a grattare il nostro pecorino. Naturalmente scelgo questo, la grattugia più fina, come sappiamo deve fare a neve, deve grattugiare a neve, e ci servirà, diciamo, un pochettino. La cremina, insomma, si formerà meglio, abbiamo meno problemi che si possa filamentare, quindi insomma durante la cottura
su sti piatti bisogna essere belli aggressivi, non bisogna lesinare niente, vai, tanto insomma ce lo stiamo a fare a casa, quindi a casa ognuno fa come gli pare, non è dobbiamo guardare i costi come ai ristoranti, no? Così deve essere, bella neve, manco la sento nella mano io, così. Ok, allora nel frattempo dobbiamo andare a mettere un po' di acqua qua, così a contatto, giusto questo modo, in maniera tale che insomma si raffreddi sia la padella che possa creare questa salsetta, no? Questa emulsione, olio e pepe. E niente, comunque vi volevo dire che io adesso non sto dicendo le grammature e tutto, però le potete trovare sul nostro canale, quindi sotto al nostro video ci sono tutte le descrizioni e tutti gli ingredienti per fare questa ricetta e tutte le altre, insomma. Poi io le dico un po' presto a poco, lo capite, poi insomma tanto ci abbiamo sottoscritto sotto al video. La pasta la andiamo a provare, ma ci siamo, dovremmo esserci, dovrebbe essere pronta. Chiudiamo. Non accendo sotto la padella qua, assolutamente. Scolo il giusto perché già l'acqua l'abbiamo messo. Guardate un po', bella grigia la pasta, no? Così, perché il pepe, l'olio lo fa diventare bella grigia. In questo modo io andrò a mettere il nostro pecorino stagionato, come dicevo, mi sembra 12 mesi, adesso non ricordo, comunque in questo modo andiamo a fare fuori questo lavoro, perché sennò dopo si fila. Così girate, mi raccomando, fuori dal fuoco perché non deve filare, perché qua è tutto un gioco di temperature, caldo freddo. Andiamo a mettere un po' di acqua di cottura che manca, così. Sentite? Ci siamo quasi, questo è quasi il nostro sound che ci piace, Guardate che bella, una bella cacio e pepe per noi, ragazzi, non vedo l'ora di assaggiarla per voi. Se vediamo che insomma la vogliamo ancora più cremosa, ci buttiamo un altro po' di pecorino, così, sempre a neve. Bella, guarda che bellezza. A me piacciono tutte le canzoni napoletane, ma naturalmente i piatti tutti, perché la cucina napoletana è fantastica. Io mi canto tutto, insomma, romana, napoletana, milanese, siciliana, tutta Italia, basta che sia italiana, come i nostri prodotti che dobbiamo comprare italiani, assolutamente. Qua ci siamo, un altro goccino d'acqua per rendere bella cremosa. Poi comunque questa è una pasta che se tenete da parte, naturalmente un pochettino diventa troppo melmosa, diciamo, troppo dura, e ci mettiamo sempre, quando è, per recuperarla, per rendere ancora più liscia, più cremosa, una bella quantità di acqua, così. Guardate che crema, la sentite? Sentite qua? Spettacolare. Ok ragazzi, che vi devo dire? Che facciamo? Indovina un po' che facciamo adesso? Andiamo a impiattare e poi la prova. Ok ragazzi, questo è il momento che tanto noi aspettavamo, l'impiattamento, cioè in realtà l'impiattamento, ma poi andremo a assaggiarlo. Guardate che cremosità, stupendo sto piatto, ragazzi. C'è una crema, è una crema, così deve essere, bella cremosa, bella pepata, no quelli che ci mettono un pochettino di pepe, un pochettino di cose, no, perché fa male troppo, ma sti cavoli, ma magnate. Poi non è finita, voi direte sarà finita? No, perché a me piace che si vede il pecorino sopra. Guarda, una bella nevicata. E poi pure un'altra cosa così bella, vedete infuocare la bocca, che è? Ecco qua ragazzi, questa è la nostra cacio e pepe alla Leo, quindi provatela, buonissima. Io adesso la andrò a provare per voi. Qua dentro direttamente la padella è quella che mi piace di più. Mi abbasso per la telecamera, perché qua questo è, prendo tutta la salsetta, mamma mia, che spettacolo. Già vista così 10 chiedo, sono modesto, lo so, però chiedo 10, ma andiamo a provare. Faccio schifo, lo so.
Madre. Già si sente il picco, la piccantezza, la cremosità. È una cosa stupenda. Cioè, veramente provatela questa. Andrete al settimo cielo. Stupenda. Buona, cremosa, pepata. Vabbè, non sto di qua le cose. Andate a preparare subito. Andate. Ciao, ci vediamo alla prossima. Bella.